Ciao, benvenuto a un nuovo video su come diagnosticare il problema sul tuo cancello automatico offerto dalla nostra società Segema che vende ricambi per automazioni sul sito shop.segema.net. Ho visto che l'argomento fotocellule è molto sensibile perché ogni volta che facciamo uscire un articolo o un post oppure un video è sempre molto seguito, quindi in questo video parliamo di come diagnosticare, di come capire se una coppia di fotocellule è guasta. Come sempre ti ricordo che se il nostro video ti è stato utile e ti è piaciuto puoi mettere un mi piace sotto oppure puoi iscriverti al canale oppure puoi venire sul nostro sito e acquistare. Diagnosticare che una coppia di fotocellule ha un problema non è molto complicato, perché se la tua centralina è una centralina diciamo di una marca nota, mettiamola così, almeno non utilizziamo il solito termine asiatica o cinese, ha sicuramente una diagnostica che può essere fatta o da una serie di LED, quindi avrai un LED che si accende e si spenge a seconda se la fotocellula funziona o meno, oppure da un display che ti segnalerà o con un codice o con una scritta sempre se il circuito delle fotocellule funziona o meno. Mettiamo che hai individuato attraverso la diagnostica della centralina che hai il circuito delle fotocellule che non funziona. Adesso le incognite sono due. È il circuito, cioè la filatura, oppure è una delle due coppie o la singola coppia, dipende quante ne hai, sul cancello. Ti ricordo che sarebbe sempre meglio averne almeno due di coppie di sicurezza, una interna e l'altra esterna. Comunque, concentrandoci sulla diagnostica, dobbiamo capire se è la fotocellula oppure se è il cavo. Non aprire ancora le fotocellule. Passa la mano davanti a una coppia, se ce n'hai una sola, oppure prima una e poi l'altra se ce n'hai due, e dovresti sentire un click provenire da una delle due fotocellule. Se non senti questo click, hai già individuato la coppia che non funziona. Se non senti il click, abbiamo detto hai già individuato la coppia, non ti interessa in realtà se non funziona il trasmettitore o il ricevitore perché le fotocellule si vendono a coppia, quindi dovrai solamente ricomprarle e sostituirle. Se invece senti il click provenire da tutte e due le coppie oppure dalla singola coppia, devi fare una ricerca più approfondita. Allora in questo caso devi aprire le fotocellule. Troverai che una fotocellula avrà solamente due morsetti, mentre un'altra fotocellula avrà o 5 morsetti o 4 morsetti, comunque qui sotto avrai 4 fili collegati. Allora, se hai più di una coppia, quello che ti spiego adesso lo devi fare su una coppia alla volta, in modo tale che poi vai a individuare effettivamente qual è quella guasta. E fai così, devi concentrare la tua attenzione su quella che ha 4 fili. Il problema adesso è che tu devi individuare quali sono i due fili di alimentazione e i due fili del contatto. Per fare questo ci sono diversi modi. Il primo, cerca di vedere la serigrafia che è sulla scheda. Può esserci scritto VIN e allora quella è l'alimentazione, oppure può esserci scritto più e meno e allora quella è l'alimentazione. Purtroppo molto spesso sulle fotocellule non c'è questa serigrafia, quindi l'unico modo che hai per capire qual è i fili dell'alimentazione è, se non lo sai già effettivamente, è andare a capire, a trovare il modello e la marca e cercare le istruzioni. Se hai DFT, NICE, FAC, GBD o Proteco puoi anche inviare una foto a noi e ti invieremo le istruzioni gratuitamente via mail. La foto ce la puoi mandare anche WhatsApp, trovi il numero WhatsApp sul nostro sito. Una volta che hai individuato quali sono i due fili del contatto, non devi far altro che toglierli dai morsetti e metterli in corto tra di loro, sempre una coppia alla volta. Una volta che li hai messi in corto, torni alla centralina e vai a vedere la diagnostica. A quel punto, se avevi il LED delle fotocellule spento oppure sul display ti segnalava FC FOT, se il guasto era quella fotocellula, troverai che la diagnostica è tornata perfettamente funzionante, quindi se hai il LED lo troverai acceso e se sul display ti segnalava un errore adesso non te lo segnalerà più. Quindi ipotizzando che questi erano i due fili che tu avevi identificato del contatto, li prenderai solamente e li unirai tra di loro, così, molto semplicemente, un attimo al volo e poi vai a vedere la diagnostica nella centrale.
Ora, se hai unito i fili e non hai trovato ancora, cioè hai ancora il codice d'errore oppure il LED spento delle fotocellule sulla centrale, è molto probabile che tu abbia un problema sui cavi della centrale, sui cavi che vanno dalla centrale alle fotocellule. Per individuare questo problema tu dovresti effettivamente adesso andare a fare un ponticello sull'ingresso fotocellule della centrale. Non ti spiego questo passaggio perché tutte le centrali sono diverse, ce ne sono tantissime e quindi poi andare effettivamente a vedere qual è il morsetto dove fare il ponticello è veramente molto complicato e molto spesso i fili che arrivano alle centrali sono messi in maniera molto confusa e quindi lì serve un pochino di esperienza. Quindi diciamo che se tu hai le fotocellule che fanno click, hai fatto questo test di mettere in corto i fili e ancora l'errore permane sulla centralina, al 99% tu hai un problema sui fili che vanno dalla centralina alle fotocellule. Altrimenti, se hai fatto il corto e l'errore è scomparso, hai un problema su quella coppia di fotocellule. A quel punto, come nel caso precedente, acquista la nuova coppia, sostituiscila collegando i fili nello stesso modo e vedrai che tutto sarà risolto.